Luogo è in inferno detto Malebolge, tutto di pietra di color ferrigno, come la cerchia che d'intorno il volge. Nel dritto mezzo del campo maligno vaneggia un pozzo assai largo e profondo, di cui suo loco dicerò l'ordigno. Nell'inferno c'è un luogo detto, chiamato Malebolge, tutto fatto di pietra di colore ferrigno, come il ferro, come la cerchia, parete che lo circonda, che d'intorno lo volge, cinge. Nel mezzo esatto del campo, luogo maligno, disposto al male, vaneggia, tende al vuoto, un pozzo assai largo e profondo, di cui a suo tempo approfondirò il congegno, struttura che serve a uno scopo. Insomma, all'inferno, anzi in inferno, proprio dentro, nel suo profondo, c'è un luogo come il locus est dell'Eneida o 1.34, luogo è laggiù da Belzebù remoto, e 2.7, luogo è laggiù non tristo di martiri, chiamato Malebolge. In 1.16 inizia così: già era in loco onde su di rimbombo, e continuava così: orgoglio e dismisura generata Fiorenza in te. Insomma, lì in Fiorenza, qui in inferno. Malebolge, e pochi versi dopo, campo maligno, dopo aere maligno e maligne piagge. Quindi già il nome evoca il male, e le bolge, dal latino bulga, borsa di cuoio, e per estensione un recipiente. 1.11 la frode, ond'ogni coscienza è morsa, può l'uomo usare in colui che in lui si fida, e quel che fidanza non imborsa, qui Malebolge e bolgia. Infatti dei tre regni, e soprattutto qui, questo della morte è l'unico chiuso in se stesso, un contenitore delimitato da pareti, una prigione, un carcere, 1.7, che è il mal dell'universo tutto un sacca. Ti ricordo che nel canto precedente compaiono tali parole: tasca, borsa, sacchetto, ma non bolgia, termine che mi sono tenuto per usarlo qui. Tale luogo è fatto tutto di pietra di colore ferrigno, il colore del ferro, e anche questo canto inizia continuando la sfilza di color, oltre che tasche, riportati nel canto precedente: gialla, azzurro, rossa, bianca. Di tale color ferrigno era anche la cerchia, insomma la parete rocciosa che avevamo appena disceso, seppur nuotando in aria. Un colore ferrigno che anch'esso si trova nel sesto dell'Eneida. Caronte spinge la barca con una pertica e governa le vele e trasporta i corpi sullo scafo di colore ferrigno. Oppure un 8. Noi pur giugnemmo dentro all'alte fosse, che vallan quella terra sconsolata, le mura mi parean che ferro fosse. Il verso, come la cerchia che d'intorno il volge, riproduce in 11 sillabe 3 volte il concetto di un qualcosa che circonda. Cerchia, appunto recinta, come le cerchia di mura di un castello o di una città, tra poco, dove per guardia delle mura più e più fossi cingon i castelli. Intorno, quindi appunto lo cinge, e il volge, cioè lo avvolge. Descrivo quindi cosa c'è intorno a tale luogo, poi passo a descrivere cosa c'è proprio nel centro, nel dritto mezzo, in una costruzione della frase che mi permette di usare consecutivamente due parole fondamentali in quest'opera: dritto e mezzo. Insomma, nel dritto mezzo, proprio al centro, vaneggia un pozzo. Come sempre siamo in un cerchio, quindi esternamente ci sono le pareti rocciose che vanno su fino al cerchio successivo, e internamente nel mezzo c'è questo baratro, qui pozzo, che arriverà fino al centro, anzi nel mezzo dell'inferno. Tale pozzo è largo e profondo, quindi si estende molto sia orizzontalmente che verticalmente, però ne parlerò a tempo debito, suo loco, in 1.31. Scrivo: sappi che non son torri ma giganti, e son nel pozzo, intorno dalla ripa, dall'umbelico ingiuso tutti quanti. La descrizione del luogo svolta in questa prima coppia di terzine lo sto facendo io a viaggio concluso, per spiegarti dove mi trovavo una volta sceso da Gerione. Nel testo nessuno sta parlando, sono io che ti sto anticipando dove mi trovo, e riguardo a tale pozzo approfondirò meglio a tempo debito, di cui suo luogo dicerò. Tale pozzo è chiamato ordigno, e cioè una struttura i cui particolari risultano connessi per servire a un determinato scopo. Insomma, non è solo un luogo, ma uno strumento in cui ogni suo pezzo ha senso che sia lì.
quel cinghio che rimane adunque tondo tra il pozzo e il piè dell'alta ripa dura e ha distinto in 10 valli il fondo, quale, dove per guardia delle mura più e più fossi cingon li castelli, la parte dove son rende figura. Quel cinghio, striscia di terra circolare, che dunque rimane, è compreso tra il pozzo e il piede, la base, dell'alta ripa, la parete dura, rocciosa, è tondo e ha il suo fondo distinto, separato in 10 valli, avvallamenti, volge. Come, dove per guardia, a difesa delle mura più e più fossati, concentrici, cingono i castelli, la parte, luogo dove sono, mi trovo adesso, restituisce tale immagine. Cinghio, tale figura. Cinghio compare qui per la prima volta e comparirà altre 4 volte, non solo per descrivere una zona circolare di un cerchio infernale, ma anche in Purgatorio, 2.13, passo collegato a questo. E il buon maestro, questo cinghio sferza, tra poco sferzati, la colpa della invidia, e però sono tratte d'amor le corde della ferza, tra poco ferze e ferza. Insomma, questo campo non è pianeggiante, ma contiene 10 avvallamenti, l'uno concentricamente sempre più vicino a quello precedente e successivo, e noi cammineremo sulla cima delle mura pareti interne, che sono collegate tramite scogli, ponti di pietra. Queste bolge, sempre più piccole e sempre più vicine al centro, appariranno a noi che camminiamo sopra di loro proprio delle sacche che contengono i dannati, anzi che li azzannano. Tale immagine quivi facean quelli, e come a tai fortezze da lor sogli, alla ripa di fuor son ponticelli, così da imo della roccia scogli, movien che ricedien gli argini e i fossi, infino al pozzo che i tronca e raccogli. Tale, la stessa immagine, proprio qui facevano quelli, valli, e come, allo stesso modo di, in tali fortezze dai loro sogli, portoni, alla loro ripa, parete, mura, di fuori, limite esterno, ci sono ponticelli, stretti ponti, così, allo stesso modo, dalla base della parete rocciosa si muovevano, uscivano scogli, macigni, che recidevano, tagliavano di netto gli argini e i fossati fino al pozzo centrale, che lì, il pozzo e tali scogli, tronca, taglia, interrompe e raccoglie, concentra, riunisce. Insomma, l'ottavo cerchio non è una landa pianeggiante di terra, ma è distinto in 10 valli, con tanto di ponti, scogli, che li collegano. Imo, dal latino infimus, qui sta per la parte più bassa, la base, ma con richiamo all'essere ignobile. I ponticelli però non sono quelli di legno che si vedono nei castelli e collegano i loro sogli alla ripa di fuori, ma sono formati proprio da rocce che si muovevano, uscivano dalla parete rocciosa esterna e si riunivano infino al pozzo, al centro di tale cerchio, che li racchiude tutti. I sogli sono i portoni, che servono ad attraversare le mura, 1.14, per la porta, lo cui sogliare a nessuno è negato. Interessante come non scrivo che tali ponti di roccia colleghino le varie parti, ma che le recidono, tagliavano di netto, che letteralmente ha il significato opposto dell'unire, opposizione che diventa ancora più plateale nella fine della terzina, tronca e raccogli. La generale complessità della spiegazione restituisce l'intricarsi di questo luogo. Se ti immagini di rovesciare tale immagine, ottiene al centro una torre altissima, circondata da cinture di terra abitate, separate da recinzioni di mura dal diametro sempre più ampio, un po' come in 1.4 venimmo al piè di un nobile castello, dove al centro si trova il punto più alto, 7 volte cerchiate da alte mura. Insomma, tali infrastrutture ricordano quelle fatte dagli uomini, ma sono diverse, come in apertura di 1.15. Quali fiamminghi tra Guizzante e Bruggia, poi, e quali Padoan lungo la Brenta, poi. A tale immagine eran fatti quelli. In questo luogo della schiena scossi, di Gerion, trovammoci e il poeta tenne a sinistra e io dietro mi mossi. Alla man destra vidi nova pieta, novo tormento e novi frustatori, di che la prima bolgia era repleta. Io e Virgilio trovammo in questo, nel suddetto luogo, scossi, scaricati dalla schiena di Gerione,
e il poeta, colui che scrive poesie, Virgilio, andò a sinistra e io, dietro di lui, mi mossi. Alla mano, parte destra, vidi nuova, non vista prima, pietà, disposizione a ricevere cose positive, nuovo tormento e nuovi frustatori, demoni dotati di frusta, di cui la prima delle 10, Bolgia, era ricolma. Luogo è la prima parola di questo canto e anche qui l'inizio è in questo luogo, un luogo che finora è stato il protagonista e da ora inizierò a parlare anche di chi abita in questo luogo. Anche qui ripeto che non siamo noi ad essere attivamente scesi da Gerione, ma è lui che attivamente ci ha fatto scendere. Dalla schiena scossi di Gerion e a fine del canto precedente discarcate le nostre persone. Tra l'altro c'è qui la riprova che per spalla, i massettai su quelle spallacce, intendevo complessivamente la schiena, della schiena scossi. Qui chiamo Virgilio poeta. Virgilio stesso si presenta come poeta in 1-1. Poeta fui e cantai di quel giusto. Ma l'ultima ricorrenza di tale parola è in 1-13, un poco attese, e poi, da che el si tace, disse il poeta, a me, non perder l'ora, ma parla e chiedi a lui se più ti piace. Ond'io a lui, domanda al tuo ancora di quel che credi che a me satisfaccia, chi non potrei tanta pietà, ma cora. Qui vidi nova pietà. La fiera o bestia ormai la chiamo Gerion, nome che ha tardato ad arrivare ma che ora è sdoganato. Il poeta andò verso sinistra, come sempre finora, tranne che per gli eretici, per Gerione e violenti contro Dio nella sua bontà. Non solo specifico che andò a sinistra, ma ci tengo anche a ribadire che io gli andai dietro, dato che nel canto precedente prima andammo a destra e poi io un po' più a destra ci andai addirittura da solo. Camminando verso sinistra, guardando a destra, dove la destra non è sempre il bene, vidi 3 cose nuove, mai viste prima. Nova pieta, nuovo tormento, nuovi frustatori. Pieta, con l'accento sulla E, per fare rima con poeta e repleta. Come in 1-1, la notte chi passai con tanta pietà. Spiego nel convivio, 2-6, che non è pietade quella che credere la volgar gente, cioè dolersi dell'altrui male, anzi è questo uno suo speciale effetto, che si chiama misericordia ed è passione, ma pietade non è passione, anzi è una nobile disposizione d'animo apparecchiata di ricevere amore, misericordia e altre caritative passioni. Oltre alla nova pietà, vidi altre 2 cose, nuove, cioè diverse da prima, che non avevo ancora visto, e cioè nuovo tormento subito dai dannati e nuovi frustatori che procurano tormento ai dannati. Dal punto di vista letterale, quindi, vidi nuove ombre che soffrivano e nuovi frustatori che le facevano soffrire. Invece, dal punto di vista allegorico del viaggio dentro me stesso, provai nuove sofferenze, nuove entità che me le procuravano. 1-6, nuovi tormenti e nuovi tormentati mi veggio intorno, come ch'io mi muova e ch'io mi volga e come che io guati. Di ciò era repleta, dal latino replere, riempire, la prima di queste 10 valli Bolgia. Nel fondo erano ignudi peccatori, dal mezzo in qua ci venian verso il volto, di là con noi, ma con passi maggiori. Come i Roman per l'essercito molto, l'anno del giubileo, su per lo ponte, hanno a passar la gente modo colto, nel fondo, nella prima bolgia, erano nudi peccatori, dal mezzo, centro, in qua, dalla nostra parte, esternamente sulla circonferenza, ci venivano verso il volto, incontro. Di là, dal mezzo, dall'altra parte, internamente, sulla circonferenza, venivano con noi nello stesso nostro verso, ma entrambi con un passo maggiore, più veloce rispetto al nostro. Come fecero i Romani per, a causa del il molto numeroso esercito cattolici in pellegrinaggio, l'anno del Giubileo, il 1300 del calendario della Chiesa di Roma, che su per, attraverso il ponte Sant'Angelo, hanno fatto passare la gente, i fedeli, in modo colto, intelligente. Nel fondo, quindi in basso, sul suolo, in contrapposizione all'alto, che abbiamo appena volato nuotando, e dove ci troviamo adesso sui ponti, c'erano i peccatori nudi.
Non solo quindi specifico che sono nudi, non lo faccio sempre, non lo sono sempre. Alcuni sono piante che non indosseranno mai più il loro corpo, altri indossano delle cappe. Ma specifico anche peccatori e non li chiamo genericamente gente, come invece chiamo gente subito dopo i fedeli che parteciparono al Giubileo di Roma. Il fatto di essere nudi non offriva loro alcuna protezione alle frustate che gli arrivavano da dietro e gli facevano aumentare il passo, come in 1.13, nudi e graffiati, fuggendosi forte. Tra l'altro, riferendomi alla schiera di cattolici che a Roma marciano sul ponte sul richiamo del Papa, uso il termine esercito, che fa venire in mente le crociate. Nel fondo erano ignudi peccatori, è proprio un verso che infonde bassezza al luogo e a chi lo abita. La nudità, per tornare proprio all'inizio, all'Ogenesi, è la prima cosa che notarono Eva e Adamo, dopo aver mangiato dall'albero della conoscenza del bene e del male, perché prima della disobbedienza, 2.25, ora tutti e due erano nudi, l'uomo Adamo e sua moglie Eva, ma non ne provavano vergogna. Invece dopo, 3.7, 11, allora si aprirono gli occhi di tutti e due, Eva e Adamo, e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi rispose Adamo: ho udito il tuo, del Signore Dio, passo nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese il Signore Dio: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? Insomma, io sto camminando su di un ponte e sotto di me c'è una strada a 2 corsie dove tra l'altro io, stando sopra ovviamente, sto andando contromano, dato che nella mia metà dove mi trovo ora i peccatori vengono incontro a me, venien verso il volto, e nell'altra metà vanno nel mio stesso verso, però entrambi più velocemente di noi, con noi ma con passi maggiori. Ci tengo a specificare che i dannati procedono con un passo maggiore rispetto al nostro, appunto perché seguiti da demoni con le fruste sparsi dappertutto. Risiedendo internamente, l'altra schiera che cammina nel nostro verso sono, seppur di poco, più vicini a dite, letteralmente e allegoricamente. Questa strada divisa in lungo a metà, dal mezzo, in 2 sensi di marcia, mi ricorda ciò che astutamente, in modo colto, fecero i romani per organizzare il traffico di fedeli su di un ponte, sul ponte, che era stato diviso a metà, per lungo. Da una parte si procedeva solo in un verso, dall'altra parte si procedeva solo nell'altro verso. La perdonanza fu istituita da Papa Celestino V, predecessore di Bonifacio VIII. Il 29 settembre 1294, con la Bolla del Perdono, Celestino V stabilì che recandosi nella chiesa di Santa Maria di Colle Maggio, nella città dell'Aquila, il 28 e il 29 agosto, veniva concessa l'indulgenza plenaria a tutti i confessati e pentiti. L'anno santo al quale mi riferisco fu invece indetto il 22 febbraio 1300 da Bonifacio VIII con la bolla Antiquorum Habet Fida Relatio, ma con indulgenze anche retroattive. Nella bolla era stabilito che l'anno santo si sarebbe ripetuto in futuro ogni 100 anni. Il giubileo ebbe un grande successo e l'afflusso di pellegrini da tutto il mondo a Roma fu enorme. Approfondimento: a Fiorenza invece consideriamo il 25 marzo come primo giorno dell'anno, non il 1 gennaio. Che da l'un lato tutti hanno la fronte verso il castello e vanno a Santo Pietro, dall'altra sponda vanno verso il monte. Di qua, di là, su per lo sasso tetro, vidi demon cornuti con gran ferze, che li battien crudelmente di retro. Così che da un lato, una metà della strada, tutti quelli che camminavano sulla strada e sul ponte hanno la fronte rivolta verso il castello Sant'Angelo e vanno alla basilica di San Pietro. Dall'altra sponda, l'altra metà del ponte, tutti gli altri vanno verso il monte Giordano, sulla riva opposta del fiume Tevere. Di qua, questa parte, di là, dall'altra parte, sopra per, attraverso il sasso, il ponte di pietra, tetro, oscuro, vidi demoni cornuti con le corna, muniti di grandi ferze sulla strada, fruste, che lì ai peccatori battevano, frustavano crudelmente, con crudeltà, di retro, da dietro. Continua il parallelismo con il ponte in questione, Ponte Sant'Angelo, dove appunto metà gente durante il Giubileo cammina verso San Pietro per entrare là e l'altra metà cammina fuori da San Pietro in direzione opposta per uscire da là.
Tutto ciò fermandosi a livello letterale, perché addentrandoci su un livello allegorico sto paragonando questi dannati del basso inferno ai cattolici che vanno e vengono da a San Pietro per il giubileo indetto dal Papa Bonifacio VIII. Mi soffermo solo per farti notare come il mio cammino personale, svolto da solo con l'aiuto di guide incorporee, io lo svolga nelle profondità, verso il centro, non verso una chiesa, e non in un anno specifico tutti insieme, qualsiasi età uno abbia, ma nel mezzo della nostra vita Il senso allegorico di tale passaggio è rinforzato dal fatto che io ometta tutti i nomi di ponti, castelli e monti, ma scriva solo Santo Pietro. Ti faccio notare che Santo Pietro rima con tetro e retro, a richiamare l'Evangelio di Matteo 16,23, ma egli, Gesù, voltandosi, disse a Pietro: lungi da me, vade retro, Satana. Tale richiamo non è forzato, dato che nel prossimo canto, mettendo in rima proprio le stesse parole, scrivo: Nostro Signore, in prima da San Pietro, che ei ponesse le chiavi in sua balia, certo non chiese se non vienmi retro. San Pietro, inteso come luogo di Roma, nella mia opera viene citato soltanto qui, all'inizio di Malebolge, in 1,18, e alla fine delle Malebolge, 1,31. Insomma, tale chiesa apre e chiude le Malebolge. La faccia sua mi parea lunga e grossa come la pina di San Pietro a Roma e a sua proporzione erano l'altre ossa. E scoveremo altri riferimenti nascosti nel corso della lettura. Questo doppio senso di marcia, gente che cammina in due versi contrapposti, è dato anche dall'inversione delle parole, verso e vanno, che prima scrivo così, verso il castello e vanno, e poi vanno verso il monte. Di qua, di là, su per lo sasso tetro, riprende il di qua, di là, soccorrian con le mani, di 1,17, che a sua volta riprende 1,5, di qua, di là, di giù, di su, limena. Mentre tetro riprende il pietra di color ferrigno, di inizio canto. Insomma, dappertutto vedevo, non genericamente bestie o guardiani, ma nello specifico demon cornuti con gran ferze. Compare qui esplicitamente l'immagine dei demoni dotati di corna e fruste, che appunto frustano da dietro i peccatori per sempre. Ti ricordo che all'entrata di altre mura, di altre porte, proprio come quelle accennate qui, già avevo visto comparire altri demoni. Lì, in 1,8 descritti così: io vidi più di 1000 in sulle porte da ciel piovuti. Poi chiuser le porte quei nostri avversari. Non è che i demoni li colpivano dove come capitava, ma proprio battien crudelmente di retro, quindi il frustato in questione non vedeva neanche partire il colpo, ma lo sentiva bene arrivare, crudelmente. Ai come facean lor levar le berze, alle prime percosse, già nessuno le seconde aspettava né le terze. Ai come facevano a loro, ai frustati, levare, alzare le berze, i talloni, alle prime percosse frustate. Già nessuno, peccatore frustato, aspettava, stava fermo lì per le seconde né le terze frustate, bastava la prima. Commedia. Tali frustate erano talmente violente che bastava la prima per levare, alzare i talloni, dal germanico fersen, ai dannati che quindi si muovevano più velocemente di un normale cammino. Una maggiore velocità che ho descritto già così, di là con noi, ma con passi maggiori. Mentre col termine berze mi riferisco al tallone calcagno piuttosto che all'intera gamba. Prima scrivo che li battien crudelmente di retro e istintivamente se ti colpiscono il tallone, anziché la gamba, come qui appunto è descritto, aumenti il passo e alzi subito il tallone. Una situazione che ricorda tanto gli schiavi o prigionieri legati in fila e i frustatori che li colpiscono da dietro per farli andare più veloce, oppure i peccatori di 1,16 ma con linguaggio ben diverso, alis enviar le gambe lorisnelle. Nessuno di quelli colpiti aspettava la seconda né la terza frustata, tanto erano violente. In sottile richiamo a Eracle, talmente arrabbiato che ammazzò con innumerevoli colpi di clava un avversario che già era morto dopo i primi colpi, ma che lui continuò a colpire per sfogarsi. Questo secondo aspetto rimarca il fatto che qui nessuno se ne sta incurante della sua punizione, fiero come se non sentisse il dolore, in stile farinato a Capaneo. Qui non c'è nessuno di tale livello, tranne mentre io andava, gli occhi miei in uno furo scontrati e io sì tosto dissi:
Già di veder costui non son digiuno, perch'io a figurarlo i piedi affissi, e il dolce duca meco si ristette, e assentio ch'alquanto indietro gissi. Mentre che io andavo, camminavo, i miei occhi si scontrarono con gli occhi di un preciso peccatore. E io così rapidamente, immediatamente, dissi, di vedere proprio quello lì non sono già digiuno, voglio vederlo ancora. Così che io per figurarlo, squadrarlo meglio, affissi, impiantai i piedi, mi fermai. E il dolce duca, colui che mi conduce, che era davanti a me, ristette, si fermò con me e assentì, diede il suo assenso, che io andassi abbastanza indietro, fino a rivedere la faccia di quello là. Mentre che io stavo procedendo tra i tanti che mi venivano incontro, i miei occhi si scontrarono, si imbatterono in uno che sapevo chi era e che al momento non ero sazio di vederlo. L'ultimo verso di questo canto invece sarà «E quinci sian le nostre viste sazie». Insomma, volevo continuare a vederlo. Siccome volevo continuare a vederlo, ancora un po', a lui ridotto così, mi fermai, i piedi affissi, e il dolce duca che mi era davanti non solo si fermò con me, ma consentì che io andassi indietro per poterlo rivedere. Immaginati di camminare su di un ponte, sotto a tale ponte c'è una folla di gente che ti cammina incontro e tra i tanti incroci uno che conosci e istantaneamente ti fermi ed esclami voglio ancora vedere quello lì. Quindi torni indietro per incrociare di nuovo il suo sguardo. In questo momento stiamo camminando su di un ponte roccioso, tagliando sopra delle strade divise a metà per lungo dove una folla si muove in un verso e l'altra folla in un altro. Qui Virgilio, che spesso mi mette fretta, non solo mi permette di fermarmi, ma addirittura di tornare un po' indietro. Solo in questa coppia di terzine si susseguono mentr'io andava, furo scontrati, tosto dissi, i piedi affissi, duca meco si ristette, assentio indietro gissi.